la grazia è dovunque, la bellezza della vita è dovunque, l'illuminazione in ogni momento. Noi siamo immersi in beatitudine. E come mai che non ci stiamo? Perché è la condizione di apertura che permette a questo stato di essere percepito. Perché un maestro spirituale, un guru, ti fa pulire i cessi per 9 anni e tu sei lì che poi dici ma che cazzo di lavoro mi hai fatto fare? Perché devi smantellarti l'ego? Perché un guru quando arrivi alle persone, gli altri, dice, non so, tocca a te la fine, dice no, no, non è mica per te questo, o ti dice su attraverso gli altri, ti fa fare le brutte figure perché vuole smantellare il tuo ego. Quando smetterai di fare questo, c'è una storia bellissima di questo personaggio che arriva da questo, era un tipo un conte, questo tipo un re di zona, sono storie vere indiane bellissime, arriva da questo maestro, un siddha realizzato e vuole fare il discepolato, dice maestro, non qua. Allora, quando arriva, dice: Guarda, va bene, va bene domani mattina e vediamo di cominciare. Allora gli dice la moglie: Ascolta, prima che arrivi, tu vai sopra la porta, prendi la spazzatura che c'è lì e appena arriva gliela sbatti sopra in testa. Dice: Ma cosa stai dicendo? Fai, guarda, quello è il re, sai, tu fai questo. Allora quello lì fa così, bam, mi sbatte la. Questo si incazza, gli dice: Ma come il mio vestito così? Fa, ma no, ma come mi trattate? Qua e là. Dice: Guarda, fai così, vieni l'anno prossimo. Allora, questo guarda, la si incazza, poi viene l'anno prossimo. Allora fa così, dice ok, adesso vuoi incominciare? Sì, incominciare, guarda, allora c'è da fare pulire i cessi e la strada del maiale, pulire la merda tutti i giorni. E sto qua borbotta e si incazza, insomma va avanti sta storia qua e questo non lo caga proprio il maestro, cioè non è che va con gli altri discepoli a fare i giri, questo sempre a lavorare in questa specie di merda. Dopo 10 anni di questo lavoro, a un certo punto lui chiede un'iniziazione, questo re, diciamo, questo conte, chiede di essere iniziato dal maestro. E dice, va bene, vieni domani mattina, vediamo se iniziate. Allora lui arriva domani mattina, arriva lì e dice alla moglie, ascolta, prendi la spazzatura, quella lì, quella sporca, però gliela sbatti in testa appena arriva. Prendi la spazzatura, così diceva, sei sicuro? Sì, sì, prendi, ma ti ha chiesto iniziazione 10 anni che è qua, che sta lavorando per noi, tu non ti preoccupare. Gli butta la spazzatura, questo gli arriva addosso la spazzatura e si mette a piangere e ringrazia profondamente il maestro che è il minimo che poteva fare, buttare la spazzatura in testa. A quel punto si illumina e diventa un realizzato, ecco. Faccio capire come la rottura dell'ego è necessario per fare quel vuoto tale per cui la grazia, la bellezza, le occasioni, le opportunità possono entrare. Noi non siamo nella condizione di poter far arrivare tutto, anche se tutto è vicino a noi. Il tema non è se c'è o non c'è, il tema è come mai non entra, come mai non si realizza in noi, perché ci vuole una condizione, la condizione è una sottile condizione osmotica, aperta, è come una membrana della goccia d'acqua che non c'è quasi più si sente parte dell'acqua. Per arrivare a quella condizione devi aver lavorato un ego, è tanta roba. Quindi tutto ciò che ti arriva, che tu diresti, ma perché a me, che due coglioni, considera che tutto ti sta smantellando un ego e se sei in quella condizione di iniziare a comprenderlo, capisci che c'è una grazia, più sei pensata più arrivano casini, tra virgolette, potenziali guarigioni, e se ne vedi il livello di quanto sei pensata, che tu diresti come faccio a pensare così? Prova a immaginare, a quel punto diventa che se sblocchi sta cosa è come quello lì che davanti a un letame in testa dice grazie. Ecco, io non so come passare di sto punto perché lo sto passando anch'io in tante fasi, ma comprendo che questo non è il paradiso, uno stato dell'aldilà della disincarnazione, ma uno stato di coscienza del qui e ora in tutti i piani dell'esistenza ed è un modo di fare arrivare o percepire le cose. Quindi oggi puoi essere felice totalmente, sì. Oggi puoi smettere di avere quella spazzatura in testa che continua a crearti scimmie di paure, di ansie, di cagate, sì, puoi smettere. Come puoi fare? Se stai nel qui e ora, nell'adesso, nel momento presente dove è solo questa è l'esistenza, cioè significa sei aperto all'attenzione di tutto, come dire, una condizione che ti fa capire quanto sei nel presente e quanto poco ti distrai.
l'osservazione dei dettagli, quando vai in giro, se osservi come la natura, gli alberi, il clima, il tempo, che scarpe ha tuo marito, cosa stai mangiando, com'è la tovaglia, cioè ogni attenzione, non è che sei psicopatico, è che non hai il frastuono mentale. Se tu non hai il frastuono mentale, tutto intorno inizi a osservarlo, vederlo e tutto entra e sei molto preciso, sei molto attento, riesci a sentire tante cose. La differenza è che tutte le cose esistono, coesistono contemporaneamente e che tu non riesci a sentirle perché c'è il frastuono mentale. Non è che non ci sono, è che tu non li senti, il tuo microfono continua a spostarsi da una parte all'altra, la tua mente continua a riempirsi di condizioni che ti distanziano. Quindi veramente è fantastico il poter comprendere che bisogna, come dire, fermare questa scimmia, stare nel qui e ora, cercare di riportarsi a questo momento, adesso, nel presente. Nel presente c'è tutto, nel presente c'è mangi quella merenda, bevi quell'acqua, nel presente c'è la gioia, non c'è lo stress, è tutto lì, eh? È tutto qui, veramente, guarda, in tutte le discipline del mondo è tutto qui. Se riusciste a fermarti per un attimo, adesso ti dico qui, ora, adesso, il respiro che hai, qui, ora, adesso, però se per un attimo, sei in questo momento, qui, ora, senti il tuo respiro, stai sentendo il tuo corpo, qui, ora, adesso te lo sto dicendo, senti come sta cambiando, lo stato di coscienza sta cambiando, ma quanto durerà? Il tempo che te lo sto dicendo, perché appena comincerò a parlare del feng shui, ste menate, cosa succede? Che tutti noi cominciamo a passare la frequenza, ma qui, ora, adesso, senti che non c'è altro, non c'è problema, sei qui, ora, adesso, sei nel tuo pensiero, stai vivendo, sei nell'esistenza, sei nell'essere, qui, ora, adesso. Cazzo, che bello! Ok, quanto dura? Rum, fra un po' scendiamo giù nella nostra piscina di... ma questo cosa vuol dire? Che l'allenamento è un allenamento di pulizia, di tutto quanto, per cercare di tenere fisso questo livello. L'illuminato non è qualcuno che si illumina, è qualcuno che lentamente, in una fase di purificazione, arriva al punto in cui fissa questo livello e diventa lampanato, diventa qui, ora, adesso, continuamente. Ah, che bello! Adesso torniamo a sto...